Oggi si torna a parlare di Ono Studio, questa azienda costola di Mammoth Toys che ci ha dato tante soddisfazioni in passato con i suoi precedenti 4 prodotti, sempre a tema Marvel, almeno per il momento. Azienda che sta latitando tantissimo sul fronte dei nuovi annunci e quindi oggi ci andiamo a consolare con l'ultima release in casa Ono Studio, ovvero Iron Man nella sua versione tratta dal fumetto. Uno dei prodotti, secondo me, di punta dell'ultimo momento, almeno per quanto riguarda Ono Studio, che mi interessa tantissimo andare a scoprire insieme a voi e che ovviamente ho acquistato su ilcolossoinerd.com, che continuo sempre a consigliarvi, ragazzi, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Vediamo quindi se questo Iron Man si è aggiudicato il posto, si è aggiudicata la vetta nella classifica, nella mia classifica personale di Ono Studio, oppure no. Staremo a vedere. Sigla e poi cominciamo subito con l'unboxing. In piena tradizione Ono Studio, ancora una volta essenzialità ai massimi livelli per quanto riguarda la quantità di accessori. Stiamo pur sempre parlando ancora una volta, sebbene siamo al quinto prodotto di Ono Studio rilasciato, di una entry grade, quindi doll a prezzo ridotto, ma appunto quantità di accessori molto limitata, cosa che a me sinceramente non dispiace. Cominciamo come sempre dalla basetta, su cui spendo giusto 2 parole perché è la stessa identica che abbiamo visto anche negli altri prodotti Ono Studio, tra l'altro Magneto, il video di Magneto potete recuperarlo sul canale. The Invincible Iron Man, il logo nella parte in basso a sinistra, basetta molto grande, cosa che non mi piace affatto, apprezzo molto il profilo dorato in questo caso che si rifà ovviamente a parte della colorazione dell'armatura di Iron Man. Nella parte posteriore, in questo caso, vi è ancora la protezione che non toglierò, ma c'è la possibilità di andare ad applicare il solito pannello trasparente all'interno del quale è possibile inserire il nostro fumetto preferito, oppure tagliando la scatola che viene data in dotazione, cosa ancora una volta obbrobriosa per quanto mi riguarda, possiamo andarvi a mettere appunto il cartoncino ritagliato e ovviamente questa basetta può essere coadiuvata nella sua funzione da questo stick trasparente che apprezzo, con relativo supporto per i gioielli di famiglia di Tony Stark in questo caso. Abbiamo poi 2 mani intercambiabili, 2 paia di mani intercambiabili, cioè un paio più quello di default, in totale 2. Questo classico palmo aperto con dita semichiuse che vanno a riprendere la classica posa di Iron Man quando sta per sparare i raggi, diciamo, dalle mani. Questa parte ovviamente è possibile illuminarla tramite l'utilizzo di batterie che sono in dotazione, lo vedremo fra pochissimo. Abbiamo poi questi 2 magneti che hanno la funzione di, oltre ad essere applicabili appunto sui fianchi del nostro Iron Man per andare a completare l'armatura, possono accendere il LED. Non so se con queste luci voi riuscite a vederli al meglio, ecco qui forse lo vedete meglio. Comunque LED che si possono trovare sia sul reattore che in questa parte appunto per le mani. Basta rimuovere il pugno in questo caso, andare a togliere anche la parte d'avambraccio. Come vedete qui c'è il vano batterie che, ripeto, sono in dotazione, ne servono 3 per ogni parte che si illumina. È possibile inserirle soltanto se avete delle mani più piccole di quello di un bambino di 5 anni, molto probabilmente. Per questa parte centrale ci sono riuscito, per gli avambracci ragazzi per il momento non ce l'ho fatta, ma comunque molto carina la funzione di poter accendere e spegnere i LED tramite magneti, cosa che abbiamo già visto in altre aziende come ad esempio Rocket Toys, quindi benvenuta Hot Toys finalmente nel 2025, quasi 2026. Abbiamo poi un secondo volto intercambiabile che può essere sostituito a questo, che vedremo più nel dettaglio adesso che esamineremo la doll. Anche questo molto particolare, è uno dei 2 disponibili per questa versione del fumetto di Iron Man, con questa doppia punta e poi con la bocca che è leggermente diversa rispetto a quella di default. Molto carina, molto bella la colorazione che è priva di difetti, con questa colorazione dorata metallizzata la verniciatura, quindi davvero semplice anche
l'inserimento, insomma, l'applicazione di questo volto, molto semplice con un semplicissimo peg. Quindi ragazzi, questo è quanto per gli accessori di questo Ironman di Ono Studio. Adesso sbaragliamo tutto e vediamo la doll. Ed eccolo qui il nostro Ironman in tutta la sua bellezza, la sua lucentezza e soprattutto la sua pesantezza. Vi assicuro ragazzi che è davvero molto pesante, tant'è che non ne sono sicuro, ma credo che all'interno del silicone medico di cui sono rivestiti braccia e gambe, credo che ci sia una struttura in metallo, una sorta di endoscheletro in metallo, perché ovviamente non è possibile sentirlo, c'è una parte dura ovviamente, ma credo sia metallizzato perché è davvero troppo pesante per essere tutto in plastica. Quindi questa cosa per me è davvero apprezzatissima. Che dire, colorazione per me eccellente, effetto metallizzato sulla parte d'armatura in rosso, bellissima la resa, vi assicuro che di persona rende ancora di più di quello che riuscirete a vedere in video, così come il silicone medico di braccia e gambe con questa nuova colorazione dorata che finora non avevo mai visto, anche qui resa eccellente, restituisce proprio il feed di avere l'Ironman del fumetto con quelle colorazioni particolarmente sgargianti, molto semplici ma molto di impatto, con questi due colori che si alternano, oro e rosso, davvero molto forti. Per quanto riguarda la testa, di cui cominciamo a vedere i dettagli, apprezzo anche in questo caso, come dicevo per la maschera intercambiabile che abbiamo visto prima, apprezzo la colorazione che non si discosta più di tanto da quella del resto del body, del braccia e gambe, è molto semplice da rimuovere, facendo un pochino di attenzione, molto semplice rimuovere questa parte per andare a rivelare che in realtà ci sono occhi e sopracciglia con appunto questa parte degli occhi che è interamente scolpita, fa anche abbastanza brutto da vedere di profilo, è scolpita e verniciata. Questo è un dettaglio in più che permette ovviamente di vedere gli occhi, come si vedeva appunto nell'Ironman dei fumetti, da sotto il casco, da sotto questa maschera, ma a questo punto, dico io, avrebbero potuto comunque realizzare tutto il viso di Tony Stark e sarebbe stato qualcosa di ancora più accattivante, ancora più interessante. Però probabilmente non è stato fatto proprio per andare a risparmiare sul costo della doll, della sua produzione e poi permettere la vendita come entry grade. Per quanto riguarda la forma della testa e quanto di più simile si possa ricondurre ad un Ironman, molto diciamo sferica la testa, mi piace molto, con queste parti laterali anche qui molto ben scolpite e mobilità abbastanza buona, si può muovere ovviamente la testa in tutti i sensi, abbiamo oltre all'articolazione, al peg, qui abbiamo anche un altro sul collo, ne abbiamo anche un altro sul collo, che permette quindi un movimento molto agile, molto buono della testa. Quindi pienamente promossa questa parte, se non appunto per la scultura del viso, che è veramente un peccato. Poi andiamo invece nella parte del body, ripeto, ottima la colorazione, abbiamo già visto questa parte che può essere illuminata tramite i magneti, forse, ecco qua, e questa parte, eccoci, vi faccio vedere come è possibile anche rimuoverla, molto semplice, si toglie in questo modo, c'è il vano batterie, ne servono 3, non vi consiglio come al solito di andare a lasciare le batterie al suo interno, come vediamo all'interno c'è una struttura in plastica, niente di particolare, mentre per il body per le parti in silicone io credo proprio appunto che ci sia una struttura metallica ed è molto buona anche la mobilità di queste braccia. C'è la possibilità di far fuoriuscire tramite la butterfly joint le braccia in questo modo per permetterne un maggior movimento, quindi questa struttura diciamo molto massiccia, molto importante non va comunque a limitarne il movimento. Si possono alzare e abbassare le braccia, anche portare verso l'alto, tranquillamente anche all'indietro, si può alzare la spalla, insomma classici movimenti che è possibile fare con tutte le doll in 1 a 6 o quasi tutte.
La limitazione in questo caso è ovviamente sulla parte dell'addome. Si può piegare perché c'è un'articolazione qui al di sotto, nel basso ventre, diciamo, sotto l'addome, ma questa parte è ovviamente scolpita, è bella dura, è inamovibile. Un leggero movimento c'è nella parte del petto, come vedete qui c'è una leggera articolazione che ne permette un minimo movimento, ma nulla di particolare. Per quanto riguarda le proporzioni in sé, bello massiccio, a me piace tanto, non so se fosse effettivamente così grosso e così, con un addome così definita l'Iron Man del fumetto. Questo ragazzi scrivetelo voi qui sotto nei commenti che sicuramente siete più preparati di me da questo punto di vista. Ma comunque vi devo dire che in senso generale mi piace molto come sono state ricreate le proporzioni e dà proprio la sensazione di avere un bel body, bello massiccio, bello corposo e bello stabile soprattutto, poi lo vedremo anche in fase di posing. Questa è una caratteristica che mi sento di dire che è in comune con tutti i prodotti finora rilasciati di Ono Studio, dal Wolverine al Magneto di cui parlavamo la scorsa volta, lo Spider-Man superposabile, quindi fino adesso ragazzi vi posso dire che mi sento veramente molto soddisfatto di quello che sta producendo. Peccato che si perdono poi nei bicchieri d'acqua, come ad esempio la faccenda della scatola e tanto altro di cui parleremo poi nelle conclusioni del video. Come vedete la parte del bacino viene arricchita da queste parti laterali che abbiamo visto fungere anche da telecomando per i LED che, come vi mostravo in precedenza, possono essere messi sia qui nel core, diciamo, sia nei due avambracci per andare a ricreare l'effetto LED anche appunto sulle mani intercambiabili, non sui pugni, ma su queste altre mani. Sono 9 batterie in totale, quindi 3 per ogni parte. Non so quanto questa funzione sia particolarmente adatta ad essere lasciata accesa per molto tempo, ragazzi, poi io non lo farò, fatemi sapere voi invece se lo farete e che cosa ne pensate. Parte del back sempre realizzata con la stessa cura, anche qui muscolatura bene in evidenza, colorazione eccellente, mutande che sono rigide, quindi massima attenzione in fase di posing per le pose più estreme perché silicone medico, morbido, a contatto con questa roba qui che mi richiama molto alle mutande di Wolverine, di Ono Studio che avevo un po' criticato per la loro rigidità, potrebbero creare dei danni, quindi massima attenzione in fase di posing, anche se le articolazioni delle gambe sono molto ben fatte, c'è la possibilità di abbassarle ed alzarle proprio per evitare questo, però ecco, un occhio di riguardo in più non fa mai male. Articolazioni anche qui molto buone, le gambe si possono alzare, poi ovviamente abbassando la gamba si allunga ancora di più la possibilità, il raggio di azione delle gambe, doppia articolazione disponibile anche sul ginocchio e una eccellente articolazione anche delle caviglie e del piede che addirittura possono fare questo lavoro. Mi chiedo perché è stato fatto tutto questo, ecco. È stato fatto tutto questo su doll del genere entry grade e non su doll più importanti come ad esempio Darth Maul per Star Wars o tante altre in cui questo tipo di movimento è assolutamente essenziale. Lo sarebbe almeno, ma purtroppo niente da fare. Poi, che dire ragazzi, come overall io mi sento veramente soddisfatto, ma adesso facciamo qualche posa e poi andiamo a trarre le conclusioni per questo Iron Man di Ono Studio. Ed eccoci qui al verdetto finale, un prodotto Ono Studio che come tutti gli altri ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. Non starò qui a ripetere quali sono i difetti della doll, che sono gli stessi che si porta avanti l'azienda con le prime produzioni e non stanno effettivamente nella doll stessa, ma quanto nel suo contorno, ovvero negli accessori, nella scatola, la basetta e quant'altro. Ragazzi, non vi ripeto sempre le stesse cose perché ovviamente sono sempre quelli difetti e penso che li porteranno avanti purtroppo ancora per molto tempo. A me piace tantissimo come lavora questa azienda, che comunque alla fine è sempre Hot Toys, con costi ridotti, 200 euro la doll, quindi un buon 50% in meno rispetto a una media produzione di Hot Toys. Riesce comunque a soddisfare tantissimo le mie aspettative sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale. La doll è ben proporzionata, ben scolpita, molto pesante, mi piace l'utilizzo del silicone medico che comunque è diventato, diciamo, un must-have per le produzioni Ono Studio, l'abbiamo visto già in Magneto, in Iron Man, in Wolverine e penso che lo vedremo anche in futuro.
Resta solo da vedere quale sarà il futuro di questa azienda che, come dicevo in apertura del video, ha un pochino abbandonato i remi in barca perché non sta più annunciando nulla ed effettivamente a me, come ogni produzione o uno studio, anche questa mi fa venire la voglia di dire, una volta unboxata, una volta messa in vetrina, ne voglio di più, voglio qualcos'altro, voglio quel personaggio tratto dal fumetto, voglio questo, voglio quest'altro. Quando c'è questa sensazione, quando un adult ti lascia questa sensazione, secondo me è sempre una cosa più che positiva e quindi spero vivamente che almeno sul fronte fumetti prendano le redini in mano di nuovo e possano creare dei bei prodotti, dei buoni prodotti per il futuro. Le prossime uscite di Ono Studio saranno quelle relative a Star Wars con Darth Vader e lo Stormtrooper, che comunque ho recuperato, cioè ho preordinato, perché sono curioso di vedere anche sul fronte Star Wars come si comporterà l'azienda. E che dire ragazzi, difetti ne ho trovati veramente pochissimi, secondo me le batterie sono veramente troppo piccole, ma mi rendo conto che è una cosa soggettiva, lo sculpt del viso di Tony Stark, come dicevo, sarebbe stata una gran figata, ma mi rendo conto che avrebbero dovuto comunque pagare un artista, fare molto più lavoro e il prezzo non sarebbe stato più quello dei 200 euro, quindi quello di entry grade. E per il posing ragazzi state molto attenti, posing un po' limitato, ma forse anche questa è una cosa soggettiva, per l'alternanza di silicone medico e parti con spigolo vivo in plastica, perché appunto lo silicone medico a contatto con quelle parti potrebbe deformarsi o addirittura tagliarsi o sfigiarsi, quindi massima attenzione nel posing ragazzi, piuttosto non fate pose estreme, ma salvaguardate la doll. Per il resto ottimo pezzo, pesante, equilibrato, bello massiccio, in vetrina vedrete che farà una bella figura, quindi niente da dire e speriamo bene per il futuro. Io come sempre l'ho acquistato sul colossodinerd.com, che mi sento di consigliarvi ogni volta perché secondo me è il miglior servizio con i migliori prezzi in Italia e non solo, quindi date un'occhiata al sito ragazzi, fatemi sapere che cosa pensate di Ono Studio e di Iron Man. L'iscrizione e il mi piace sono sempre graditi, se volete sostenere il progetto ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ciao raga, a presto!